No. Prima su, verso il desolato e moscoso nord, con i deserti che nascondono i pensieri. Poi a destra, verso lo scintillante e polveroso centro, dove se scavi a fondo trovi lo scintillio dell'oro e il buio della storia. Ora al racconto manca soltanto il sud di questo gigantesco stato chiamato Western Australia. Oggi quindi orientiamo la prua di Orietta verso la costa meridionale, ad attenderci un cambio repentino di clima, una fauna diversa e finalmente troviamo l'Australia che avevamo immaginato. Ah, se solo non ci si mettesse la polizia sarebbe davvero tutto perfetto. Buongiorno dal nulla australiano, siamo in mezzo al deserto, qua terra rossa, piante, incredibile, una vista super stamattina, qualche nuvoletta, ma siamo già pronti ad andare. Sì, ce ne andiamo senza neanche aver fatto colazione perché siamo stati attaccati dalle zanzare anche stanotte, stamattina non so come facciano a entrare, ma loro entrano nonostante le coperture, nonostante le zanzariere, nonostante tutto. La macchina si sta già scaldando, siamo pronti per andare alla prima città, così magari approfittiamo anche di un bagno, visto che qua Non c'è nulla. Questo è il posto dove abbiamo dormito stanotte. Allora, è gigantesco, la strada principale è lì. Noi non ci siamo infilati troppo nel bush, troppo indietro. Avevamo fatto un giro, ma poi abbiamo scelto di stare comunque lì, abbastanza vicini alla strada. Ma qui non ti vede nessuno perché di notte è buio pesto qui. E invece da questa parte, vedete, ci sono altri due mezzi. Là in fondo c'è una roulotte, là dietro, sempre dietro i cespugli ce n'è un'altra, e qui in mezzo invece c'è stranamente, cos'è, un divano? Non lo so, un divano, dei blocchi di cemento stile tavolo, così si può forse fare campeggio. Guardate qua, che roba assurda da trovare. Ma sono i sedili di una macchina. Ci siamo fermati all'autostrada, posto fantastico, poi facciamo un giro, intanto facciamo colazione, invece siamo fatti caffè e ovviamente avena e addirittura fragole. Questo è il roadhouse dove ci siamo fermati, si chiama Widgimulta, già il nome è uno spettacolo, e questa è la riproduzione della pepitona d'oro che è stata trovata proprio in questa zona, cioè non era così. Non era così grande, era più piccola, un po' esagerato con le dimensioni, qui hanno voluto fare una replica enorme. E ti immagini un ragazzo di 16 anni che va e trova sta pepitona vabbè, magari. No, era un pochino più piccola, di dimensioni un pochino ridotte, comunque considerevoli. Ecco, per chi si fosse perso il video precedente, noi abbiamo parlato proprio di questa zona, la zona delle miniere d'oro, e quindi è molto interessante. Abbiamo visitato la città di Kalgoorlie. Adesso invece siamo proprio nel bel mezzo del nulla, 40 km da una città dall'altra parte, 100 km dall'altra, siamo nel mezzo del deserto e poi spunta appunto questa roadhouse. Pompe di benzina belle polverose, chissà da quant'è che non le puliscono come si deve. E qua c'è una ruspazza qua davanti, anche la che sta combattendo con degli insetti. Una ragnatela, sono passata in mezzo a una ragnatela. Stavo venendo a sbirciare qua dentro. Adesso è chiuso. Sì, guarda dentro che bello! Ha tutti i poster, vedi, coffee, burger, tutti in rosa antico, rosa e azzurrino, questo stile un po' tavola calda. Ci sono anche dei divanazzi là dove sedersi e mangiare. Tutto veramente studiato nei minimi C'è dettagli. il menù fuori, guarda. Anzi no, tutto quello che c'è, vedi. Vendono persino gli alcolici, si può anche dormire, ci sono le stanze dietro, abbiamo visto I prezzi. Una stanza doppia costa $70. 79 dollari. 79 dollari, quindi circa 50 euro. Ah, ok, le pompe non funzionano, per questo sono tutte polverose, però hanno le lattine all'interno di benzina. Comunque qua possiamo vedere esattamente come è fatta una pompa di benzina all'interno e soprattutto quante ragnatele ci sono. Bagni delle donne. Il vero motivo per cui siamo venuti qui. Vabbè, l'ingresso comunque è un bel paesaggio. Guarda com'è. Ah, che strano odore. Sì, allora è tutto rosino, ci sono tutti questi poster di fiori da tutte le parti, vedi, attaccati, ma entra un attimo. Ma noi sempre i tour dei bagni facciamo, poi all'inizio del video. Ma sì, anche dietro la porta cosa da appendere di tutti i poster dei luoghi qui attorno. Questo è il famoso mulino a vento. Ci siamo dovuti fermare assolutamente perché sta per passare un veicolo oversize. Ma che roba è? Madonna, ma cosa trasportano? Questo mi sa che è uno di quegli aggeggioni che si usano in miniera. Sì, guarda.
Quanto è grande! Una mia! Passato. Già che ci siamo fermati abbiamo fatto anche una bella dronata, perché di fronte a noi c'è un immenso lago, un po' asciutto in alcune parti, quindi si vede tutto il sale sotto, un paesaggio lunare sembra visto da qua. Il nostro viaggio tra i leggendari paesini della Old Wild Western Australia continua e adesso siamo a Norseman. Norseman è un piccolo paesino, vedete, 4 case, un supermercatino, poche cose, ma è un posto in realtà leggendario per quanto riguarda la ricerca dell'oro. E di fronte a noi abbiamo quello che è il simbolo di questa cittadina. Si chiama Norseman, proprio come questa cittadina, ed è un cavallo. Sì, è il cavallo che secondo una leggenda avrebbe trovato l'oro proprio in questa zona, una famiglia scozzese che veniva dalle isole Shetland che aveva chiamato il cavallo con il nome del loro clan. Il clan Norseman. Esatto, e la leggenda dice che questo cavallo, grattando per terra con la zampa, avrebbe trovato la prima pepita d'oro che poi ha portato alla ricerca dell'oro in questa cittadina, allo sviluppo di questa cittadina, che è comunque piccolissima perché oggi conta 800 abitanti. Questa credo che sia la formica più grande che abbia mai visto in vita mia. È tipo più di un pollice. Questi negozietti polverosi sono splendidi, ragazzi, veramente fantastici. Vedete, tutto bella sporca questa vetrina. In realtà adesso è chiuso, ma all'interno si vedono tutti quanti gli oggetti che sono in vendita qui. Addirittura uno scooter da $3.000 lì della Honda, e tutto il resto, vedete, tutto un po' pieno di cianfrusaglie qua e là. All'ingresso c'è anche questo annuncio per una condivisione di una casa a $150 a settimana, negoziabile. Vi assicuro che questo prezzo è veramente basso, ma siamo veramente in un luogo molto isolato. Qui invece abbiamo delle foto d'epoca del paesino e devo dire che non è tanto diverso oggi. Questa è una delle attrazioni da vedere assolutamente a Norseman, ed è una rotonda dove ci sono questi cammelli, perché qui ai tempi si utilizzavano tantissimo i cammelli per il lavoro in miniera. Mi sta venendo un po' il mal di mare a girare. Scusa. Dopo aver visto tutte le attrazioni di Norseman, ci siamo rimessi in macchina in viaggio verso sud. La destinazione è Esperance, questo nome francese, per una tappa sulla costa dove il clima è completamente diverso, perché passiamo a un clima più mediterraneo e fa più freddino. Qui. Esperance? Davvero? Bien sûr, sì, nome francese. E qui dietro. Francese? Dopo te lo spiego, non me lo ricordo più, l'ho già letto. Non me lo ricordo. Ma le sa già le cose. Qui dietro intanto abbiamo appeso tutto, perché abbiamo fatto il bucato. Allora le mutande sono stese là dietro, ci sono, volevo rassicurare, perché si sa che noi siamo proprio la nostra bandiera, la mutanda appesa dietro. La bandiera. Come non detto, abbiamo visto il cartello di una città fantasma e ci siamo infilati. Qua ci siamo infilati in questa strada tutta rossaccia e andiamo a vedere che cosa c'è. Lo sterrato è molto duro, quindi si può andare tranquillamente con le 2 ruote motrici, solo che è un po' ondulata, quindi ogni tanto c'è questa cosa che ti vibra anche la voce un pochino. Però io vado piano anche perché abbiamo le ruote molto gonfie e quindi insomma si saltella un po'. Senti, più che altro si sentono le tazze dietro che travallano tutte. Questo è già il secondo laghetto salato che stiamo passando, ce ne sono diversi, piccolini, quindi sembra quasi ghiaccio, invece è sale. Se
fossimo arrivati qui nel 1894, davanti a noi avremmo visto un hotel, accanto un ferramenta, poi una scuola, varie case e altri negozi. Invece quello che resta oggi di Dundas è questo, cioè nulla. Una città che è diventata completamente fantasma, è sparito tutto perché è stata abbandonata dopo pochissimi anni a discapito di Norseman, perché Norseman lì hanno scoperto l'oro, quindi la maggior parte delle persone si sono spostate là per cercare l'oro in quella zona. Siamo a 25 km circa dall'altra città. Mi stai dicendo che abbiamo fatto questa deviazione nel nulla per non vedere nulla, giusto? Una città fantasma che non esiste Più fantasma di così? Esatto, direi. non c'è più niente. Dundas comunque non è l'unica città che ha avuto questo destino, cioè diventare una città fantasma, perché la stessa sorte l'hanno avuta anche altre città nella zona, perché quando scoprivano l'oro in un altro posto la gente si spostava completamente, quindi venivano abbandonate queste città. Erano tipo dei nomadi. Sì, e intanto Un qua po' come noi. noi però combattiamo con le mosche, mi sa che anche loro nel 1800 combattevano con le mosche. Stavamo tornando indietro, abbiamo visto questo cartello e ci siamo resi conto in realtà che questo è un luogo interessante. Infatti siamo in una zona indigena protetta che si chiama Ngadio, quindi questo è un luogo importante per gli aborigeni. Allora, non ci sono informazioni su internet, non abbiamo trovato nulla, l'abbiamo anche scoperto un po' per caso, ma in questi mesi qui in Australia siamo stati un po' in vari musei, ci siamo un po' informati, ci siamo resi conto che in generale gli aborigeni avevano un rapporto molto stretto con la terra, con gli elementi della terra, con gli animali, e quindi molto spesso i loro luoghi religiosi erano rocce, montagne, e questi spazi che sono stati rubati completamente durante appunto la colonizzazione, ma ancora di più durante la corsa sfrenata all'oro, adesso nel 2024 sono tornati a essere appunto appartenere agli aborigeni, e quindi tornano ad avere il loro ruolo, le loro funzioni. Soprattutto gli spazi religiosi sono tornati ad essere delle zone protette dove non si può intervenire con miniere, scavare o sfruttare il territorio. Questo dovrebbe essere uno di quelli, perché appunto abbiamo detto le rocce, le montagne in generale erano spesso adibite a luogo di culto. Noi ci siamo avventurati soltanto su una delle rocce, quella più alta, ma ce ne sono altre in realtà, altre rocce qui che sembrano cadute dal nulla, perché tutto il resto è piatto, è sabbia, è deserto, è sale. E vedete, su alcune di queste ci sono anche delle scritte, credo abbiano fatto delle scritte, e quindi viene facile pensare che tutte queste rocce avessero un significato importante per gli aborigeni. Questo è un po' inquietante, questa testa di manichino qua in mezzo al nulla davanti a un lago di sale. Abbiamo visto una deviazione e questo cartello giallo che ci dice che questa è un'area remota dove si può entrare solo con le 4x4, il massimo peso è di 5 tonnellate e bisogna fare attenzione perché quando è bagnato non si può proprio passare. Il prossimo servizio è soltanto tra 197 km di là, insomma. Questa è la strada che praticamente passa in mezzo al deserto, ma in direzione, diciamo, verso est. Verso ovest questo. E qua c'è un divano e una poltrona, se uno non ha voglia di andare, ci ha ripensato, si mette qua, aspetta, guarda un attimo la natura e poi torna indietro, ragiona un attimo e dice ok, forse è il caso di girarsi, che è quello che facciamo noi. Dopo 300 km circa siamo arrivati a destinazione, ragazzi. Io non sono ancora scesa perché fa freddo! È cambiato il clima totalmente, cioè siamo passati dal calore alla frescura totale. Adesso ci siamo trovati questo posto dove stare stanotte, ci sono i nuvoloni, proprio totalmente, tipo 20 gradi in meno, cioè siamo passati dai 40 ai 20 gradi. Molto bene, devo dire. Stanotte è prevista 10-13.
Solo che pantaloncino, maglietta, prima avevamo caldo quando siamo partiti. Ma si passa la felpa. Allora, è cambiato completamente il paesaggio. Mentre venivamo qui abbiamo visto tutti i diversi paesaggi cambiare. A un certo Bello, punto abbiamo attraversato dei campi di grano con i cartelli che diceva che c'era raccolto da novembre a febbraio. Quindi abbiamo visto i pini, cioè delle cose, ragazzi, che abbiamo detto, ma dove siamo finiti? Cioè è cambiato paese. Allora, devo dire che sinceramente questa zona d'Australia, dal punto di vista del panorama, mi piace molto. Mi piace quasi più del nord estremo dove siamo stati nella prima parte del viaggio in Australia. Qua è tutto un po' diverso, è tutto un po' più verde, ma comunque particolare. Tieni, Angela. Peschiamo la felpa. Mamma mia, che bello che abbiamo le felpe così a portata di mano qua sotto. Sono quasi brividi. Buongiorno, dopo una bella nottata al fresco è arrivato il caldo stamattina, quindi ce ne andiamo anche noi. Attento alle piante! A posto, vado in macchina anch'io e partiamo, andiamo verso Esperance, siamo a 15 km dalla città. Primo stop, ci siamo fermati a prendere il secondo caffè della mattina. Stamattina abbiamo bisogno di un sacco di caffeina per cominciare, anche se abbiamo dormito molto bene. Stamattina aperta la portiera, ho guardato fuori e vicino noi si sta avvicinando una volpe piccola, cioè le volpi, ragazzi, ci mancavano dopo i canguri, gli emu, i koala e gli wallaby, ci sono persino le volpi, cioè è cambiato completamente il clima, il paesaggio. Mamma mia come sono spatusciata stamattina, serve proprio il caffè. Ecco la caffeina. Con che voce l'hai detto? Questo è il centro della cittadina di Esperance. Adesso passiamo in mezzo a questa via principale perché siamo diretti a quella che è chiamata la Grand Ocean Road, quindi un percorso da fare di 40 km che ci porterà a vedere dei paesaggi incredibili, perché tutta questa zona è famosa appunto per i paesaggi costieri. Ci siamo già fermati perché arrivando qui dalla strada abbiamo visto questo azzurro, questo colore. Se il buongiorno si vede dal mattino, cominciamo così questo giro. Cioè, è già la spiaggia più bella d'Australia questa? Sì. La sabbia è talmente bianca, il sole è talmente forte che mi sono dovuto occhialare assolutamente, perché veramente ci vedo veramente pochissimo oggi, mi dà un fastidio assurdo agli occhi, e allora metterò il filtro occhiali anche alla GoPro perché è ancora più figo, ragazzi, è ancora più figo. Cioè viene fuori tutto quell'azzurro blu e qua di fronte a noi c'è questa barriera che tra l'altro ripara molto la spiaggia e quindi si crea questa sorta di piscinetta dove si può anche fare il bagno. Scorcio fantastico con quelle rocce che cadono a picco su questa spiaggia, ma attenzione perché come al solito abbiamo tutte quante le pericolosità. Sì, allora qua si può scivolare, qua si può annegare e ci sono anche gli squali e ti dice tutte le correnti come fanno, vedete quante correnti ci sono che ti portano verso l'esterno, quindi ti dà tutte le informazioni sulle correnti a seconda appunto di queste barriere che si sono create nell'acqua. Io il massimo che farei sarebbe mettere un piede qua, esattamente qua, solo qua. Oh, freschetta, eh! E questa, ragazzi, allora i nomi sono perfetti perché questa si chiama Blue Heaven, cioè il paradiso blu. Cosa gli vuoi dire? Niente, guardate che colore. Qui i signori se la godono e stanno anche pescando in questa baia un po' riparata da queste rocce che sono chiamate Black Rocks, cioè le rocce nere. Questa è proprio la vista che uno si aspetta dall'Australia, queste spiagge bianche infinite con le onde. Siamo proprio nel cliché australiano qui.
Siamo arrivati a Twilight Beach, cioè la spiaggia del crepuscolo, è la spiaggia più famosa di Esperance, infatti c'è un sacco di gente in spiaggia in questo momento ed è anche l'unica spiaggia che è sorvegliata dai bagnini e vengono a salvarti se succede qualcosa e stai facendo surf o stai nuotando. Attenzione, vedo già che là c'è qualcuno che sta andando con il gommone. Il gommone, è vero, guardali, sono partiti. Essendo questa la spiaggia più frequentata di Esperance, all'interno del mare ci sono dei sistemi di avvistamento degli squali. Ed eccolo qua, Shark Warning System. Quando il sistema rileva, avvista uno squalo all'interno dell'acqua, questo sistema comincia a suonare di brutto per avvertire le persone che sono in acqua. E oggi raggiungeremo questa isola raggiungibile facilmente a piedi con la bassa marea. Eccola qua, un sasso. No, in realtà c'è un'isola qui di fronte, quella lì davanti con quel buco, si chiama la Jumping Rock, perché si può arrivare là e da là ci si tuffa. Infatti si vedono due persone in questo momento che si stanno per tuffare, ma sempre il mare, ci sono col gommone, passano sempre, sì, del salvataggio, continuano a fare il giro qua attorno, non so se è un buon segno. Abbiamo parlato con la ragazza, ci ha detto che l'ultimo incidente con gli squali è stato l'anno scorso. Possiamo star tranquilli, non c'è nessun problema. Ora che siamo abituati alla bassissima densità di popolazione dell'Australia, qua ci sembra che ci sia un sacco di gente. In realtà, ragazzi, siamo nel bel mezzo dell'estate ed è anche un giorno festivo, quindi in realtà non è che ci sia poi così tanta gente. Non riusciamo a non fermarci, continuiamo a fermarci perché tutta la vista è questa. Questa è un'altra spiaggia ancora più selvaggia, qui l'acqua arriva proprio fino alla costa, si vede tutta questa costa alta e questo è sicuramente il plus di questa zona, cioè questa costa che non è piatta ma si tuffa così nel mare e di fronte ci sono alcune isole, tutte queste isole fanno parte dell'arcipelago che si chiama arcipelago La Recherche. Pardon? Come s'appelle? Come s'appelle l'arcipelago? Sei francese adesso. Recherche, ricerca. La recherche. La recherche. Research. Vabbè, stiamo mischiando due lingue adesso. Adesso Angela, però ci devi fare un momento Angela velocissimo con questo sfondo, perché adesso stiamo scendendo a questo punto di panoramico, ecco. Non inquadrare troppo in basso perché c'ho davanti i fogli. Abbiamo recuperato tutti i dépliant con tutte le cose. Allora ho scoperto. Cosa c'entra la Francia con C'entra la Francia perché nel luogo? 1792 un navigatore francese è arrivato proprio qui e ha deciso di dare il nome a questa zona e lo stesso nome delle sue due barche con cui è arrivato qui. Quindi l'Espérance, cioè la speranza, ha tutto il tratto di costa e la città prende proprio quel nome, e invece Recherche, ricerca, all'arcipelago di isole di fronte dove aveva trovato riparo durante una tempesta. Intanto mi sono spostato per far vedere questa cosa pazzesca e quindi ora scendiamo, discesa un po' ripida e arriviamo a quel viewpoint. Ma che sei furba, eh? Perché? Leggi, guarda. Ah, vedi, leggevo tu però il nome. Allora, qui è dove il capitano Antoine d'Entrecasteaux si fermò. Come leggi bene il francese. Quest'isola qui di fronte è dove ha trovato il riparo con le sue due barche quando è arrivato qui questo capitano francese che poi ha dato il nome a tutta questa zona. Siamo a Ten Mile Lagoon e questa è una spiaggia particolare perché, come tutto in Australia, è tutto molto regolarizzato. Questa è la spiaggia del nudismo e infatti qua c'è tutto il cartello, immancabile cartello, insieme chiaramente a tutte le pericolosità. C'è anche questo, quindi clothing optional, il vestiario è optional. Ragazzi, si conferma una cosa, ce ne siamo accorti in questi anni: le spiagge nudiste sono le più belle e anche questa non è da meno. La strada ha fatto una deviazione e siamo tornati verso l'interno e siamo di fronte in realtà adesso a questo lago che si chiama
Pink Lake, anche se di rosa non è rimasto più niente. No, in origine era rosa, quindi le hanno dato questo nome, era anche una delle attrazioni principali qui a Esperance, ma ha perso completamente il colore per due motivi. Il primo perché hanno costruito una ferrovia e una strada che l'hanno separato dall'altro lago qui vicino, perché in realtà questo è l'ultimo di una serie di laghi in una zona paludosa che si estende per diversi chilometri. Quindi primo motivo questo, separazione dall'altro lago. La seconda è che è diminuita la salinità dell'acqua. Per diventare rosa un lago ha bisogno di un determinato batterio che ha bisogno di sale. Siccome la salinità è diminuita, anche il rosa è completamente sparito e è diventato un lago bianco, quindi una distesa bianca. Ecco com'era invece negli anni 70. Dopo il giro delle spiagge siamo tornati a Esperance Paesino e Angela si è subito messo un bel golfino. Perché fai l'imitazione di mia mamma? Perché il golfino, sai com'è, state attenti, ne copriti. Fa freddo qua, c'è un vento, ecco perché non c'è nessuno, adesso ho capito, sono tutti sulle spiagge perché fa più freddo nella città che non sulle spiagge attorno. Quindi dopo aver fatto il loop siamo tornati qui e in questa parte hanno ricostruito quello che erano in passato gli edifici che c'erano qui, quindi di cosa servivano. Ad esempio là c'era la polizia, il quartier generale della polizia nel 1927, sono tutte queste casette fatte in lamiera che sono state completamente ristrutturate, ma richiamano la struttura degli edifici di quell'epoca, quindi il patio fuori e poi tutta la casa all'interno. Per esempio c'era il dottore nel 1900 e accanto la farmacia. Qui abbiamo il vecchio tribunale, piccolo piccolo piccolo, e di fronte anche una piccola piccola chiesetta metodista del 1897 che adesso è un negozietto. Di fronte alla stazione di servizio invece c'è il vecchio ospedale del 1896, che in effetti questo è più grande rispetto agli altri edifici. Certo che dopo tutti i deserti d'Australia vedere un viale alberato con questi pinazzi enormi fa specie. No, non ce la puoi fare, Angela. Proviamoci in due. Vedevamo un alberone gigante. No, proviamoci in due, vai. È possibile. Vai. No, è impossibile. È impossibile. Camminando fino alla fine della strada principale abbiamo trovato questo edificio, il Teatro Bijou, cioè il Teatro Gioiello, costruito nel 1896, è il teatro funzionante più antico del Western Australia, probabilmente l'unico in tutta Australia costruito in questo modo, cioè con il legno e la lamiera ondulata accanto. Cominci ad aver ragione, Angela, c'è un vento assurdo. Ti metti il golfino, ti metti il golfino che vola. Allora, siamo venuti sul lungomare di Esperance. Questo è il giardinetto che è proprio con vista mare da quel lato. Qua si fanno i barbecue, ci si ritrova a mangiare qualcosa e alla vista di questa enorme coda di balena. Perché qua durante la stagione giusta, cioè da novembre a marzo, no non è vero. Da marzo a ottobre. Da marzo a ottobre si possono vedere le balene, quindi siamo proprio fuori stagione di un paio di mesi, tre mesi. Siamo fuori stagione completamente, sono già andate da un'altra parte proprio. Oddio, sembri quella lucertola che c'è qui. Come la lucertola australiana col coso. È bellissima, esatto, bellissima. Sarebbe bellissimo vederla, purtroppo è impossibile perché questo tipo di lucertola che magari mettiamo qua, magari l'abbiamo già messa, non lo so, è soltanto nel nord dell'Australia e a Papua, quindi in quella zona lì purtroppo non possiamo incontrarla. Però abbiamo una sua replica. È pronto? Sì. Che sta faccia? Non sei convinto? Cos'è la ricetta? Pasta e lenticchie. In realtà sono spezzati, spaghetti spezzati e lenticchie. Come direbbe un australiano, this pasta no good. Cioè? Che vuol dire? No good. Ah, no good, ok. Hai cortato un po' tutte le parole. This pasta no good. Non sei convinto? This pasta no good. Hey man. Mi sembrano gli spaghetti. Hey man, this pasta no good. Appiccicati. Vabbè, va bene così, dai. Magna, va. Alla fine siamo tornati dove siamo stati ieri notte, mentre anche la sta andando dietro a sistemare il letto perché fa freddissimo e allora facciamo tutto là dentro, apriamo tutto quanto. Ecco, vai, sposta. Vabbè, ecco, ti passo le cose. Per fare tutto sto discorso dobbiamo spostare tutto qua davanti, soprattutto quello. Ecco. La realtà è anche che venendo qui nel parcheggio ci siamo fermati perché abbiamo visto un ragno che ci camminava davanti per terra. Un ragno bello grosso. Per vederlo con la macchina al buio con i fari. Primo ragno finalmente, sei contenta? Dalla macchina va benissimo, guarda, ecco. Se li vediamo tutti così abbiamo fatto.
Ok, quindi allora noi siamo tornati qua, non per altro, ma perché ci sono un po' dei problemi qua a Esperance, visto che è un posto piccolino, turistico, di mare, vengono tantissime persone, c'è la polizia che fa le ronde e Sì. qui non è vietato campeggiare o anche dormire in macchina all'interno del paesino. Non c'è niente da fare. Quindi abbiamo preso la macchina, abbiamo fatto 14 km e siamo tornati al punto di partenza di stamattina. Sì. Così siamo tranquilli, qua non c'è nessuno, siamo fuori anche dal comune. Fuori, tranquilli, Meglio dormiamo evitare. sereni qui, sì, piuttosto che in centro dove ci sono un sacco di divieti. Anche perché picchiano le multe. Minimo $200, massimo 2000. Sì, Quindi non vogliamo assolutamente nemmeno correre il rischio. esatto. Anche se non ci sono i cartelli, perché in tanti parcheggi non c'è scritto che è vietato, però vogliamo evitare Evitiamo. comunque perché è un paesino appunto con tantissimi campeggi a pagamento che però sono tutti pieni in questo periodo perché è super altissima stagione gennaio e quindi sono tutti con la mutanda solita accanto, quindi sono tutti pienissimi, c'è un sacco di gente, quindi non ci sarebbe neanche posto, neanche volendo. E quindi ce ne siamo andati proprio, ci siamo allontanati e qua stiamo tranquilli, sicuri. Domani mattina arriverà la nostra volpina da salutare. Meglio Tutto a così. posto. Meglio così. Noi ragazzi da qui vi salutiamo. Buonanotte a noi. Buona giornata, buon pomeriggio, buonasera. Buon tutto, ragazzi. Buon anno, buone feste, Ancora queste feste, va. buona Pasqua, tutto quello che volete. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie di tutto l'affetto. Ciao! Alla prossima ragazzi! Ciao!